questa è proprio la caldera, quella delle Sette Cidades, dove eravamo ieri, è il mirador della Vista del Rey. Noi ieri abbiamo mangiato laggiù. In questo terzo giorno qui a Isla São Miguel ne approfittiamo della bella giornata e risaliamo sulla caldera di Sette Cidades e poi percorriamo la selvaggia costa nord fino a São Vicente Ferreira, passando per Capelas, città fulcro in passato per la caccia alle balene. Ma adesso scendiamo fino al porto della Ajuda del villaggio di Bretagna, che riparava i naviganti dai venti furiosi e dalle onde inclementi dell'Oceano Atlantico. Qua ci si separano gli infradito. Fin laggiù dobbiamo andare. Pensa che è un porto. Ma la cosa più assurda è che lo dà come porto, perché là c'è una discesa a mare e si vede, quella lì è una discesa è una possibile discesa di barche. Ma de che? De che? Altro che lupi di mare. Il porto d'Ajuda è un luogo estremo che ci è entrato prepotentemente in testa, perché è impossibile non provare ad immaginare le difficoltà che hanno dovuto affrontare quelle persone che, combattendo contro la furia degli elementi e contro la durezza della natura, ne hanno veramente avuto bisogno per salvarsi la vita. Ok, allora prima che ci porti via, perché qua a breve ci porta via, possiamo solo risalire lassù, prima o poi arriveremo. Vabbè. Ah sì, cioè, d'altronde faceva caldo. Sì, ho capito che devo andare sempre dritto. Sì, va bene, ma la freccia indica sempre dritto, sempre in alto, sempre in alto. Difatti, col senno di poi, a leggere il cartello, cioè accesso pedestre o porto de Ajuda. Aiuda vuol dire porto di aiuto in portoghese. Porca miseria.
Bigia, alla Bigia di Morre. Arriviamo a Miradoro da Bigia e scopriamo che è chiamato così perché è proprio il luogo utilizzato per l'avvistamento della balena. La presenza e la posizione della balena veniva comunicata dalla vedetta alla barca utilizzando segnali di fumo e segnaletica bandiera. Eh sì, qua era dove cacciavano le balene, sicuramente era un posto dove c'erano un porto di balenieri, insomma. Sì, sì. Perché una volta sì, qua si mangiava, alle azzurre cacciavano e mangiavano la carne di balene, adesso è proibito, però lo facevano. Il villaggio di Capelas era un tempo il centro di caccia della balena São Miguel e sede della fabbrica di trasformazione dei prodotti derivati. Gli azzurriani non disponevano dei capitali necessari per armare una flotta di baleniere e pertanto praticavano una tecnica di caccia antica e stanziale. Era sufficiente difatti che la vedetta avvistasse un branco e desse l'allarme, e uomini abituati alla fatica come contadini, muratori e marinai abbandonavano le loro occupazioni e accorrevano ai porti per mettere a mare le barche baleniere. È proprio incazzato. C'è un po' di vento. C'è un po' di vento, sì. È incazzato. Sì, perché allora qua, questo posto qua, Caletas, c'erano i cacciatori di balene. Quello lì è quello che rimane della fabbrica della caccia e della trasformazione delle balene. Che era questa? Sì. E dice nel 1937 la fabbrica fu il risultato di una partnership fra 3 compagnie baleniere che cacciavano e hanno trasformato balene fino al 1884. E poi qua c'è il verricello, quello che portava le balene da qua alla fabbrica, che è questo. Eccolo qua. Eccolo qua. Le balene salivano da lì, da quella rampa lì, le trascinavano qui, entravano nella fabbrica e va là. Sì, avevano qua non trasformavano solo l'olio di balena, ma lavoravano la carne, il grasso, le ossa, gut, non so cosa sia, e venivano trasformate utilizzando il vapore, bollendole. In seguito poi in moderne camere di vapore, facevano il vapore, facevano la sauna, le balene. I gradini a mare. Qua fai 2 bracciate. E comunque sono tutte bandiere blu, qui. Bandiera blu, no, E poi sulle bandiere c'è anche questa qua gialla, quella, c'è la cosa che indica che ci sono le meduse. Anche qui c'è la caravella portoghese. Ah, che bella piscina, in mezzo all'oceano, qui arriva l'acqua dappertutto. Basta! Questi sono posti duri, ma duri per duri. Insomma, arriva. Sì, qua ci laviamo, guarda. Ma come ha fatto una signora? Cazzo! Infatti dentro. Ma tu sei nato in gelato! Sì, a sentire. Secondo me no. Secondo me no. Ah, questa è bella però. Ma si scivola però, Sì, sempre. Guarda se non devo andare a finire
Ah, ah, è freddissima. Ah. E comunque l'acqua dell'oceano è gelata, io ve lo dico, non so come si fa. Complimenti, complimenti, auguri.